Bene amici, cosa ci faccio in vacanza con un MacBook Neo? Vabbè, cosa ci faccio in vacanza lo potete immaginare, ma con un MacBook Neo perché non volevo portare al mare poi in Inghilterra in un tour il mio MacBook Pro che vale oltre 4.000 euro. Se si rompe, entra la sabbia, succede qualcosa, è un disastro atomico perché, perché è il mio principale strumento di lavoro. E allora ho detto, mi compro un sostituto. Inizialmente pensavo a un MacBook Air con M5 che ho provato, che è una bomba atomica, però prima di tutto nuovo, ti porti al mare un PC che non ho trovato a meno di 1.449 euro su Amazon, è sempre un pochino fuori budget. Il Neo, anche con l'aumento di prezzo, che l'ha reso secondo me molto meno appetibile, perché 899 la versione con 512 di SSD, che era il minimo per me che ho file grandi, video iniziano a essere un po' tantini, però voglio dire non sono i 1.400. E allora io che amo gli usati ricondizionati sono andati un po' in rete, ma gli M5 13 pollici non è che si trovano molto facilmente. Sono anche andato sul sito di Apple, non so se lo sapete, ma ha tutta una serie di ricondizionati ufficiali, garantiti, eccetera, 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 però ci sono degli M2 a prezzi folli, dei 15 pollici che per me sono troppo grandi, volevo qualcosa di compatto e quindi alla fine sono caduto su un Neo, preso su Amazon, 899 euro con il suo A18 Pro. Lo userò qua e poi andrò a fare un tour e vi racconterò se con un uso importante, anche stressante, perché comunque devo girare qualche video anche qua in vacanza, riuscirà a darmi delle soddisfazioni oppure mi verrà voglia di lanciarlo in mare. E per me la vacanza è un po' un ritorno alle origini, quindi borsa frigo, borracce, qua il portacomputer e grandi tornei di ping pong che ho perso male, quindi vado direttamente in spiaggia. Peso 1,23 kg, quindi anche abbastanza portatile. E il bello di venire al mare in una località dove la criminalità è pressoché zero è anche il fatto di poterlo lasciare in spiaggia, ovviamente quando sono qua in zona, e ritrovarlo poi è giallo, quindi diciamo che si vede. Ma volevo fare vedere una cosa, ovvero la visibilità del display a quest'ora, che è la più cattiva, perché sono le 17:42, il sole è perpendicolare allo schermo in questo momento, becco anche il sole pieno, quindi non all'ombra, e come vedete non è male, cioè non è che si veda proprio bene bene bene, anche perché questa schermata ha molto nero, ma visto che stavo montando un video, vedete, poi quando apro la finestra di preview e di montaggio non è nemmeno così male, anzi è decisamente usabile. Uso le cuffie non perché l'audio non sia potente, anzi, ma perché non voglio rompere le balle a chi sta di fianco a me in questo momento, ma per farvi vedere la differenza di visibilità con uno smartphone. Allora, come vedete è anche sporchino il display perché non l'ho pulito prima di fare questo video, proprio vuole essere real. La comparazione con il Pixel 11, che ha un display che sulla carta è più potente, più luminoso, ma come vedete sì, si vede un po' meglio, ma non così meglio, perché anche lui fa tanti riflessi. Ecco, forse la cosa che avrei voluto, ma forse è ovvio con una pellicola, è il trattamento antiriflesso, perché è vero che la luminosità ci sta, non è potentissimo, ovviamente il mio Pro è più luminoso, ma i riflessi danno particolarmente fastidio. Però anche in spiaggia ci si può lavorare. Da segnalare una cosa: non cala di prestazioni quando scalda, la batteria però devo dire che scende in maniera abbastanza importante qua al mare e diventa molto caldo qua dietro sulla superficie, perché essendo fanless va così. Tra l'altro nel frattempo siamo stati fatti dall'acqua. No, disastro. L'onda anomala mi ha bagnato l'asciugamano. Ecco, non è impermeabile, all'acqua devo stare attento. E sì raga, le vacanze continuano in Inghilterra, le Cotswold, tra l'altro albergo carinissimo davanti alla porta che ha ispirato Il Signore degli Anelli. Un albergo veramente veramente cute, carino. Vabbè, diciamo che non è proprio di prima categoria, ma questa finestra è veramente fantastica. Ho trovato il mio
angolo office, e adesso vi parlo un pochino di prestazioni, perché ovviamente mi sono portato via ancora solo lui, anche perché è comunque leggero da portarsi in giro. Prima però vi racconto come l'ho utilizzato, e non avendo portato il mio MacBook Pro, l'ho usato come il mio MacBook Pro, con Chrome sempre aperto, almeno 5 schede, dashboard del canale, poi la posta in arrivo. Allora, tendenzialmente sul mio Pro utilizzo Mail quando l'ho installato, perché è un programma pieno di bug, però è meno peggio secondo me dell'interfaccia web di Gmail, che non amo, ma non avevo voglia di configurarlo. Qua sto gestendo un documento, il calendario, e poi qua vabbè il Corriere, ma ho sempre aperta una o due schede su siti di informazione. Poi il mio setup è Telegram sempre aperto, WhatsApp, gestore delle password NordPass, sicuramente una finestra del Finder, e poi ovviamente Premiere, che è il programma più sbagliato da usare su questo Neo, che è ottimizzato per Final Cut. Vuoi anche Final Cut Pro, ma io ho la licenza di Premiere, devo essere interoperabile con Windows, e quindi questo utilizzo. Ci ho montato oggi 7 video su questo Neo, quindi vi posso dare un feedback veramente super preciso, ed è un bene ma non benissimo, nel senso bene per un montaggio diciamo semplice con clip comunque in 4K 60 fps, molto bene le casse, poi c'è anche il jack per montare con le cuffie, ma la velocità è quella che è, non tanto di montaggio, di spostamento nella timeline, ma proprio per chi monta è importantissimo che appena si arriva sulla timeline barra dello spazio e deve partire la clip, qua vedete c'è circa un secondo di delay, ma anche per andare al momento preciso del taglio. Vedete, ho fatto uno zoom in e il play è partito dopo qualche secondo. Ecco, questa cosa è veramente fastidiosa per un montaggio professionale. Non si può fare su questo Neo, ma si sopravvive tranquillamente. Cioè io questi 7 video comunque li ho montati, ci ho messo un po' di più, sono andato un pochino più lento, non dico più impreciso, bisogna proprio metterci più tempo, ma alla fine l'ho fatto. Avete visto anche adesso, ho schiacciato qua ed è partito dopo un po'. Ovviamente se io vado a fare delle maschere, se io vado a scontornare, se io vado a fare della color correction, per esempio adesso seleziono questa clip, uso questa funzione di selezione a maschera, avete visto ci ha messo un po' l'AI a capire che cosa dovevo selezionare. Mettiamo di fare una selezione anche un pochino più complicata, quindi non tutto me ma solamente la mia faccia. Vedete, il mio Pro ci mette un secondo a fare questa cosa, col Neo ce ne vogliono 10, 15, insomma le finezze che hanno bisogno di un po' di più processore ovviamente diventano più lente, ma è comunque tutto fattibile, perché in qualche video ho dovuto fare delle maschere e le ho fatte tranquillamente. Altra cosa ovviamente più lenta è l'esportazione. Solamente io solitamente esperto in YouTube 2160, quindi in 4K. Anche vedete la selezione della cartella ci mette un pochino per andare a effettuarsi, e quindi ci vuole un pochino più di tempo. Poi per quanto riguarda la velocità di rendering, quella è relativa, beh, si lancia il rendering e si lascia circa dal doppio al triplo del tempo del mio MacBook Pro, che però vi ricordo ha un M5 Ultra, quindi qua circa 5 minuti di timeline. Vedete, tempo stimato alla fine scenderà attorno ai 20 minuti, diciamo che è un 4 per rispetto al tempo della timeline, mentre nel mio Pro è circa 1 a 1, se non anche qualcosina di meno. Ci ho detto, questo è per quanto riguarda il montaggio dei video, ma per l'utilizzo quotidiano, soprattutto browser, web, navigazione, applicazioni abbastanza leggere, PowerPoint, Word, ma anche Canva, eccetera, eccetera, su quello va più che bene. E la batteria è comunque molto interessante, perché mi ha consentito di lavorare i giorni in cui ho lavorato un po' di più, comunque tutta la giornata, e arrivare a sera. Poi quando ero al mare un pochino di calo maggiore, perché luminosità sempre al massimo dello schermo, temperature alte. Qua in Inghilterra che le temperature sono molto più basse, molto meglio, però una giornata e mezza di lavoro anche intenso si fa. Ma come ho gestito i dati? In Italia no problem, in tethering
roaming, ma qua in Inghilterra problem. Prima di tutto non tutti gli operatori danno roaming perché siamo fuori dalla UE. Vodafone devo dire sì, ma forse non sapete che la quantità di giga disponibili all'estero è una percentuale del pacchetto di giga che avete in Italia, e io, dovendo caricare tanti video, non mi bastavano, e allora ho sfruttato Saily con una eSIM sempre comoda, 4 tap, e si ha a disposizione non solo la parte dati ma anche la parte telefonica, e poi tethering illimitato, sia come... allora, i dati dipende dal pacchetto che comprate, c'è anche quello illimitato, ma soprattutto come velocità. Non è cappata se utilizzate il telefono come modem per il PC oppure per gli altri telefoni della famiglia, ma avete la stessa velocità dei dati. E poi avete tanti servizi in più, come vi accennavo prima, la possibilità di richiedere un numero di cellulare di qualsiasi praticamente paese del mondo per avere non solo la parte dati ma anche la parte voce. Vi possono chiamare e voi potete chiamare direttamente con la eSIM di Saily. Ci sono pochi operatori di eSIM che danno questo servizio. E poi posizione virtuale, perché ha una VPN integrata, visto che fa parte del gruppo di NordVPN, blocco siti per adulti, blocco degli annunci e anche protezione web. Ma non solo, perché installandolo mi sono accorto di una cosa. Guardate qua il segnale della ricezione. Bene, le tacchette di Saily sono superiori a quelle di Vodafone. Prima di tutto perché non sto utilizzando il wifi dell'albergo, ragazzi. Alle Cotswold la connettività è un dramma. Gli alberghi hanno dei wifi, a parte, cioè, guardate la struttura, molto antiche, molto vecchie, non prende solo in un angolo, e poi è molto lenta, e ecco perché il tethering. Ma anche gli operatori, qua non sempre c'è campo, e Saily, andando poi in roaming su vari operatori che ci sono in Inghilterra, quindi non solo su Vodafone come la SIM Vodafone, riesce spesso a trovare un operatore che prende meglio, e in questo momento sono in 5G, il tethering va bene, tant'è che, guardate, sto sincronizzando e caricando i vari file sul mio NAS in ufficio. Quindi non è l'operatore di eSIM più economico in assoluto, ma a parte con il mio codice sconto qua sotto diventa competitivo anche da quel punto di vista. Ha tanti servizi, io l'ho trovato sempre affidabile, ecco perché ve lo consiglio. E ahimè, tornato a Milano, lui si è rivelato un ottimo compagno di viaggio, perché è robusto, perché è affidabile e anche performante, ovviamente nell'ambito delle prestazioni hardware che lui può garantire, perché per me è sottodimensionato, ma ci ho lavorato. Per il 90% delle persone è un computer che va più che bene. Ora ve lo consiglio, adesso che è aumentato di 100 euro, ha ancora senso? Facciamo un piccolo ragionamento. Chi l'ha comprato a 5,99 quando è uscito la versione base, che secondo me è più che sufficiente, perché magari con un hard disk esterno di base 256 cosa si perde? Praticamente solamente il blocco e lo sblocco col sensore di impronta digitale, ha fatto l'affare del secolo, era un best buy. Oggi questo specifico a 899 euro, quindi la versione superiore con questi 100 euro in più, vi consiglio spassionatamente di trovare o un ottimo usato oppure un ricondizionato, magari un Air, magari anche già dall'M3, però rimane secondo me la versione base anche a 100 euro in più, studenti 699, un ottimo computer, perché a questo prezzo, anche con questi maledetti rincari, si fa fatica a trovare anche nel mondo Windows qualcosa di parimenti utilizzabile, che non vuol dire la prestazione pura. Probabilmente io avrei montato dei video più velocemente con un Windows da 899 euro che con questo MacBook Neo, ma la resistenza nel tempo, la finitura, i materiali, i dettagli, la qualità del trackpad, la qualità proprio del touch, insomma sono tutte cose unite ovviamente al sistema operativo, ma lì è una questione di gusti. Secondo me macOS è veramente molto meglio di Windows per un sacco di aspetti. Fa sì che a 6,99 sia ancora un ottimo acquisto, proprio il base con sconto studenti. Mi sta proprio qua questo aumento, ma lui rimane un ottimo computer, ovviamente non per tutti, ma fatemi sapere voi cosa pensate qua sotto nei commenti. E adesso da parte mia parte la caccia a un Air 13 pollici M5 usato ricondizionato, a tenere lì come backup. Ciao!